Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Luz de Maria. 23 maggio 2012. Figli amati, il cammino della mia Chiesa è stato sostenuto dal sangue della purificazione. In ogni epoca i miei fedeli si sono purificati e, dopo ogni espiazione, il loro contesto spirituale li ha portati a elevarsi. Si sono avvicinati sempre più a me e hanno compreso il mio amore e il mio grido. Questa generazione non fa eccezione. Come in un passato, che conosce bene, ma che tenta di dimenticare pur essendone consapevole, questa generazione sta per essere duramente messa alla prova. Dopo ogni purificazione si rinnovano la fede, la speranza e la gloria. Rinascono la fede e la sicurezza della mia protezione verso i miei figli. Io sono il capo della Chiesa e voi il mio corpo mistico, un corpo mistico senza discriminazioni, un corpo mistico di unità e fraternità. Ma anche un corpo mistico costituito da uomini, che disobbediscono ai miei mandati. La mia misericordia ascolta costantemente le suppliche di coloro che si rendono consapevoli del proprio cattivo comportamento e si pentono subito. Li accolgo immediatamente per liberarli dal peccato. Ho esortato i miei figli consacrati a vivere in umiltà, senza ricchezze materiali né opulenza. Al contrario, ho chiesto loro di eccedere nella ricchezza spirituale, nell'amore per il mio gregge, nella comprensione e nell'ascolto dei peccatori. In questo momento interagiscono diverse correnti religiose, che deviano il mio popolo dalla vera fede. Io vi invito ancora una volta a guardarmi, ad ascoltare la parola divina, a volgervi verso la mia croce e a scorgere, al di là di essa, la pienezza, che vi viene offerta. Il mondo dona una felicità immediata, momenti di piacere, momenti di calore, momenti fugaci, ma io vi dono la vita eterna. Miei fedeli si trovano a dover affrontare un difficile crocevia, il cammino sembra molto arduo e si fermano a guardare se stessi e a riflettere sulla propria stanchezza. Non dovete fare così. Non fate caso a voi stessi, non badate a ciò che lasciate, non guardate il mondo da cui vi allontanate, guardate verso di me e io stesso vi darò la forza e la volontà necessarie per continuare a camminare. Quanti hanno vacillato ma, nonostante questo, hanno continuato senza smettere di guardarmi. Ecco perché essi hanno trionfato. I santi sono diventati tali dopo aver lottato per raggiungere la completa purificazione, sottomettendosi a tutto ciò che è stato loro imposto per causa mia e accettandolo volontariamente. Vi esorto a distinguervi dagli altri, senza dolervi di essere diversi, anzi, dovete gioire per il fatto di potervi distogliere dalla massa. La fede del mio popolo sarà severamente messa alla prova. 5. Invito con il cuore in mano a non guardare agli uomini, ma a me. Io, capo della mia Chiesa, vi offro il bene eterno. Guai a coloro che ripongono la loro fede negli uomini. Rivolgetevi a me e supererete i momenti futuri. Io sono il capo della mia Chiesa, del mio popolo, e non faccio distinzioni tra i miei figli. Vi invito a unire le forze, a tendere la mano verso tutti i vostri fratelli. Siete tutti figli di uno stesso Padre, ognuno di voi è alla ricerca della salvezza eterna, ognuno di voi deve cercarmi. Unitevi, non separatevi, vi affido ai miei messaggeri, vostri fratelli, compagni di vita. Potete contare sull'intercessione dei beati e della mia casa per la vostra protezione, non sentitevi soli, non lasciatevi sopraffare in questo cammino. La sopraffazione è una strategia di Satana per indurvi a fermarvi e a tornare indietro, in modo che siate di nuovo intrappolati nelle cose terrene. Quanti eventi già menzionati attendono quest'umanità, che ha superato il limite del peccato. Quanti governanti di nazioni si sono attribuiti il potere sui miei comandamenti e li hanno gettati via, offrendo la dissolutezza al loro popolo per conquistare nuovi seguaci. Io sono colui che sono, e verrò con determinazione a collocare ognuno di voi sulla bilancia. Non sono io a condannarvi, è l'uomo che, con il suo libero arbitrio, si consegna al male senza capire che, così facendo, rende più facile l'avanzamento continuo del male stesso. Amati figli, pregate per voi stessi, intercedete gli uni per gli altri, affinché la forza spirituale risollevi chi si sente abbattuto. Pregate, perché l'astro del sole causerà dolore all'uomo. Pregate, pregate per il mio amato Giappone. Pregate mia madre, affinché lei,
che possiede comprensione infinita, vi prenda per mano e vi conduca verso di me. Il suo mantello è il firmamento, copre, protegge e dà luce a tutti i miei figli, anche a quelli che non la riconoscono come madre. Amato popolo mio, la purificazione dell'istituzione della mia Chiesa è iniziata. Voi dovete continuare ad amarmi, a rivolgermi preghiere, ad accogliermi, rafforzandovi nella mia parola e rifugiandovi nella mia misericordia. Io sono colui che sono, io sono il vostro Dio. Venite a me, volgetevi verso di me. Per quanto tempo vi ho esortati a guardare soltanto verso di me, a sollevare il vostro sguardo su di me, a rispettare il silenzio interiore per potermi ascoltare. Io vengo per il mio popolo fedele, per i perseguitati, per quelli che soffrono, per quelli che si sacrificano, per quelli che predicano una verità, che è la mia stessa verità, per quelli che predicano nella speranza del mio amore e della mia infinita misericordia. Io sono il vostro Dio, non distogliete lo sguardo, il pensiero, la coscienza da me, non dimenticate che io sono il vostro Dio, e dono forza al mio corpo mistico. Mi sono sacrificato per voi e tornerò di nuovo per il mio popolo fedele. Continuate con amore e fraternità, non distraetevi, concentratevi sul mio amore. La terra trema e la maggior parte dei miei figli si concentra solo su questo, senza rendersi conto che in realtà è la mia Chiesa a tremare. Pregate, amate, vivete in fraternità, predicate la verità della mia parola, riflettete sulla mia parola e difendete gli oppressi, prendetevi cura degli invalidi, perdonate i peccatori e accoglieteli con amore, rispettate i miei comandamenti e entrerete in comunione con me. Vi benedico, vi amo figli miei, non dimenticate che io sono il vostro Dio. Benedico chi legge questa mia parola, derivandone la forza di continuare il suo cammino senza paura. Così come io mi sono sacrificato per il mio popolo. Chiedo al mio popolo di ascoltare la mia chiamata e di volgersi verso di me. Dimorate nella mia pace. Vi amo. Il vostro Gesù.